Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi presento questo scaldacollo molto facile da realizzare, velocissimo perché è veramente qualcosa che si può fare in un pomeriggio, forse anche meno. Facile perché è la ripetizione di un solo giro, quindi avremo soltanto un giro da ripetere sia in andata che ritorno. L'ho lavorato a striscia, dopodiché gli ho applicato dei bottoni. Praticamente il lavoro aperto si presenta in questa maniera. È una striscia semplicissima. Questa striscia misura 54 per 16 centimetri. A questa striscia poi ho voluto applicare bottoni, ma non ho fatto asole. Sono andata a scegliere un bottone grande quanto lo spazio che c'è tra i primi due punti e il ventaglietto di punti che andremo poi ad eseguire. Così non ho fatto neanche le asole, è proprio una cosa semplice, velocissima e anche molto carina. Potrebbe essere una bella idea per un bel regalino di Natale, non impegnativo ma molto utile. Detto questo, vi lascio all'elenco del materiale che ho usato e alla spiegazione del punto. Per questo progetto ho usato la lana preziosa in microfibra della Filati 3 Sfere. Ne avevo avanzata un gomitolo e mezzo dalla giacca che avevo fatto con questo filato e questo è quello che mi è avanzato dallo scaldacollo. Se volete avere più informazioni riguardo a questo tipo di filato, vi lascio il link nel box informazioni e vi troverete tutte le informazioni che vi servono. Ho lavorato questo scaldacollo con un uncinetto del 4,5, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, delle forbici, un ago da lana e 3 bottoni. Io ho scelto questi sulla tonalità del marrone che sta molto bene con questa variante color tortora. Hanno il gambo, sono bottoni semplicissimi, però stanno molto bene nel suo contesto. Lascio qui il mio scaldacollo. Siccome lo scaldacollo l'ho fatto e il filato l'ho quasi finito, non ne ho più, andrò a farvi un semplice campione del punto che ho utilizzato. Il punto che ho utilizzato per questo scaldacollo è formato da un multiplo di 7 più 2. Per questo scaldacollo, che come ho detto all'inizio misura 54 centimetri, con questo filato, questo uncinetto e la mia mano ho montato 100 catenelle. Se voi avete un altro filato, un altro uncinetto, ovviamente sicuramente una mano diversa dalla mia, montate tante catenelle quante vi servono per arrivare alla misura che avete deciso, che più o meno per uno scaldacollo va dai 52 ai 60 centimetri. Adesso vado a montare un po' di catenelle, multiplo di 7 più 2, ne andrò a montare 23, che sono 3 per 7 21 più 2 23. Fatte le mie catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per tornare indietro, entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto, vado a fare un punto basso, dopodiché rientro nella costina più esterna rispetto all'uncinetto e vado a fare un altro punto basso. Questo andrà a sostituire il mio primo punto alto. Dopodiché vado a ripassare tutte le catenelle a punto alto, quindi quando avremo finito questa prima riga dovremo avere un numero di punti alti pari alle catenelle che abbiamo montato. Quindi vado a lavorare punto su punto, catenella su catenella, i miei punti alti. Una volta ripassata tutta la riga a punti alti, sono pronta per iniziare il nostro vero e proprio punto. Quindi giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, faccio un punto basso, dopodiché rientro nella costina più esterna con un altro punto basso. Questo sarà in sostituzione del mio primo punto alto. Dopodiché vado nel punto successivo e faccio un altro punto alto. Prendo il filo, conto
1, 2, 3, entro nel terzo punto di base e vado a lavorare un ventaglietto formato da 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base, per un totale di 6 punti alti separati da una catenella, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Dopodiché prendo il filo, vado a cercare il terzo punto utile, quindi conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto, però farò un punto a rilievo davanti, quindi cosa faccio? Questo è il terzo punto, entro tra un punto e l'altro, giro intorno alla barretta del punto e esco, prendo il filo e lavoro il mio punto alto. Dopodiché faccio la stessa operazione nel punto successivo. Entro tra i due punti, giro intorno alla barretta del punto alto, prendo il filo e faccio il mio punto alto. In questo modo abbiamo realizzato 2 punti alti a rilievo davanti. Prendo il filo, proseguo entrando nel terzo punto utile, lavorando un altro ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base. Prendo il filo e vado a fare 2 punti a rilievo davanti nel terzo punto disponibile, quindi 1, 2, questo è il terzo punto, entro da una parte, esco, gli giro intorno, esco dall'altra e faccio il punto alto a rilievo davanti. Ne vado a fare un altro per un totale di 2. Entro da una parte, esco dall'altra e faccio il mio punto alto. Dopodiché vado a ripetere il ventaglietto. Entro nel terzo punto utile e faccio il mio ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base. Fatto il ventaglietto, facciamo finta che questo è lo scaldacollo intero, quindi ho lavorato tutta la riga dello scaldacollo e sono arrivata alla fine. Vado a chiudere il giro così come l'ho iniziato, con 2 punti alti, quindi conto 2 punti alti della riga sottostante, entro nel terzo, faccio un punto alto normale e chiudo la riga con un altro punto alto lavorato normalmente. Ora iniziamo la riga successiva con quello che va in sostituzione del mio primo punto alto. Entro nel punto alto che viene dopo e lavoro un punto alto, dopodiché entro nel ventaglietto e vado a lavorare il ventaglietto così come abbiamo fatto nella riga precedente. Quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso spazio di base, perché siamo entrati nella catenella che abbiamo lavorato tra i gruppi di 3 punti alti. Dopodiché, siccome dobbiamo lavorare punti così come li troviamo, dovremo lavorare punti a rilievo dietro. Quindi prendo il filo, entro, no, sì. Prendo il filo, entro da dietro nel punto alto che abbiamo a rilievo, esco dietro e lavoro il punto alto. Riprendo il filo, entro da dietro, esco dietro, prendo il filo e lavoro il punto alto. Riprendo il filo, entro al centro del mio ventaglietto e vado a lavorare un altro ventaglietto. Quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Prendo il filo, vado dove sono i punti a rilievo e devo lavorare a rilievo dietro, quindi entro da dietro, esco dietro, prendo il filo, faccio il mio punto alto.
entro da dietro, esco dietro, prendo il filo e faccio il mio punto alto. Prendo il filo, vado a lavorare il mio ventaglietto, e vado a chiudere la riga lavorando gli ultimi 2 punti alti lavorati in maniera normale. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Adesso riprendiamo, faccio quello che va in sostituzione del mio primo punto alto. Io faccio così, se voi siete abituati con 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, catenelle, fate come siete abituati. Quindi fate i miei 2 punti alti, vado al centro del ventaglietto, lavoro il ventaglietto, lavorato il ventaglietto, adesso abbiamo i punti alti a rilievo davanti e dobbiamo farli a rilievo davanti, quindi giriamo intorno al punto, entriamo da davanti, usciamo davanti e facciamo il punto alto. Riprendo il filo, entriamo da davanti, usciamo da davanti e facciamo il punto alto. Quindi andiamo a completare la riga in questa maniera, ventaglietto, punti alti a rilievo davanti e ventaglietto, dopodiché gireremo al lavoro, ventaglietto, punti alti a rilievo dietro, ventaglietto, andremo avanti a lavorare finché non abbiamo raggiunto la misura che ci serve. Io, come vi ho già fatto vedere, il mio scaldacollo l'ho già fatto, adesso andremo a vedere come sta sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.